nel 1600 cosa è successo? Ciao architettrice, vi suona un po' strana la parola? Beh, suonava strana anche a me, e quindi insieme affronteremo un'architettrice in particolare, Plautilla Bricci. A lei è stato dedicato un romanzo, ma anche studi scientifici come quelli di Consuelo Lollobrigida. Insieme attualizzeremo il tema, il rapporto tra la donna e il lavoro, la questione terminologica: è veramente necessario creare i femminili delle professioni? Se vi piacciono le architettrici moderne, troverete anche pani per i vostri denti con Zaha Hadid. Quindi muovetevi nei capitoli qui sotto, oppure state con noi per tutto il viaggio. Prepararmi per questo video è stato un lungo lavoro, spero davvero che vi piaccia. Plautilla Bricci. Se non avete mai sentito parlare di lei, probabilmente perché si è persa nelle pieghe della storia, come molti personaggi femminili. Nata nel 1616, in un periodo particolare a Roma, dove si stava sviluppando il barocco, dove grandi artisti si muovevano tra le strade, le chiese, portando innovazioni e idee. Ma erano tutti uomini? Indubbiamente no. Però la storia ci ha consegnato soprattutto i nomi degli uomini. Approfondiremo con un'esperta, con la professoressa Lollobrigida, anche questo aspetto. Il romanzo di Melania Mazzucco, che vi ho citato precedentemente, sicuramente è un ottimo strumento per avvicinarsi al personaggio di Plautilla. La storia è pesantemente romanzata, come è normale che sia quella di un romanzo storico, altrimenti sarebbe un saggio, però si basa su personaggi veri. Ci troverete i grandi artisti con cui si è relazionata Plautilla, la famiglia, i rapporti con la Chiesa e con la politica, ma ci troverete anche la morte della sua più grande opera, il Vascello, un'architettura avveniristica per l'epoca, chiamata così proprio per la forma particolare. In origine si chiamava Villa Benedetta. Ha accompagnato Roma nella storia fino al 1849, quando è stata distrutta durante i bombardamenti alla Repubblica Romana. Per i curiosi, la porta di questa villa si trova ancora a Roma, è visionabile, incastrata in una parete che sembra quasi di roccia. Come era fatta questa villa? In realtà abbiamo un'idea abbastanza precisa di come era fatta, sia perché esistono disegni della stessa Plautilla, sia perché esiste un librettino scritto da Elpidio Benedetti, il committente di questa villa, che parla dell'apparato decorativo, ma anche della villa stessa, utilizzando uno pseudonimo, e non dimentichiamo i dipinti di epoche successive. Verrà ora a rotolare con noi in questo video la professoressa Consuelo Lollobrigida, storica dell'arte, professoressa in molte università prestigiose, collaboratrice RAI e espertissima di Plautilla Bricci. Ciao Consuelo, grazie tantissimo di venire a rotolare con noi. Io non vedo l'ora di porti alcune domande. Grazie a te per avermi invitata a rotolare. Quando tu hai cominciato, probabilmente c'era poco o niente di noto su questo personaggio così importante. Come si fa a indagare? Stavo frequentando la scuola di perfezionamento in storia dell'arte. Roma San Luigi dei Francesi, diciamo, è nota per Caravaggio, per la Cappella Contarelli di Caravaggio, e quindi ci sono file ormai interminabili. Quindi ero anche io lì a vedere la Cappella di Caravaggio. Uscendo, andando verso l'uscita, mi imbatto in questo cartiglio Plautilla Bricci. Ho unito la curiosità nel vedere quel nome a quella che però è sempre stata anche un mio impegno sociale e politico di vicinanza ai temi della donna, e ho scoperto sin da subito che studiare una donna, soprattutto nel passato, la figura di una donna artista, intellettuale, è cosa complicatissima, chiede un'attenzione ed uno sforzo interpretativo delle fonti che lo studio invece, no, di un uomo richiede sicuramente meno. Non è stato facile trovare le tracce di Plautilla Bricci. Quando ho cominciato c'era pochissimo, erano informazioni basilari, basiche, che non parlavano, che non davano assolutamente un contesto. Come ha fatto una donna a diventare ancora dicevo, architetto in pieno barocco, in pieno Seicento, un secolo di misogino. C'era stato Borromini, c'era Bernini, Pietro da Cortona, c'erano delle figure che sono rimaste e sono le persone più influenti nella storia dell'architettura mondiale. Effettivamente questa donna doveva aver avuto una forte capacità di imporsi in un mercato ed una società prevalentemente maschile. Io me lo immagino un po' da topo di biblioteca a cercare negli archivi.
Funziona che vai sì in archivio, ci sono diversi archivi, uno, il più importante, è il cosiddetto archivio del vicariato, dove sono gli stati delle anime, cioè i censimenti, e cerchi di capire dove queste persone hanno vissuto, quali fosse la loro professione, che tipo di rapporti familiari avessero, se fossero sposati, avessero figli. E poi si passa all'archivio capitolino a Roma, dove ci sono depositati gli archivi dei notai, e lì vai semplicemente in ordine alfabetico, cioè ti prendi la P di Plautilla e scarichi tutta la P finché non trovi la Plautilla che a te interessa, perché poi in antichità non si archiviava per cognome ma per nome, quindi diventa molto più difficile. E quando trovi non soltanto appunto la persona che stai cercando, ma anche degli indizi che ti fanno immaginare che qualcuno potesse essere stato a contatto, devi andare anche dentro quella scatoletta. Hai scoperto delle opere che magari non erano neanche note? Io ho scoperto innanzitutto il taccuino di Casa Benedetti all'interno del testamento e dell'inventario dei beni del Pidio Benedetti, che è stato il suo mentore di una vita. Casualmente c'era un taccuino di disegni che riguardano con molta probabilità, ovvero la Casa Benedetti in via Monserrato a Roma. Ho scoperto la pala di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, e l'ho scoperta però non appunto andando a visitare la chiesa, ma l'ho scoperta ancora una volta guardando le fonti antiche, cioè leggendo un volume sulla storia delle Madonne coronate di Roma, un libro scritto alla fine del Settecento, trovo Plautilla Bricci e la Madonna di Santa Maria in Montesanto. Quando io ho scritto il libro e quando è uscito il libro, la Madonna non era stata tolta ed è stata in restauro, quindi io non l'ho vista. Poi successivamente la Madonna è stata ricollocata e il restauratore ha tirato fuori sul retro la firma, la data, e quindi ha confermato quella che per me era stata invece una ricerca casuale, ma non Documentale, esatto, documentale. Una bella emozione. Mi sembra quasi, cioè, tra il lavoro dell'archeologo e quello del detective, da come lo racconti. Sì. Una domanda che mi interessa tantissimo porti, anche perché secondo me è molto attuale. Plautilla Bricci non si sposa. Non sposarsi è una scelta per permetterle di svolgere la sua professione, o al contrario è diventata insposabile questa donna proprio perché svolgeva la sua professione? Allora, come ti rispondo? Prima con la pancia e poi con la testa, o prima con la testa e poi con la pancia? Allora, secondo me lei non aveva un carattere facilissimo. Ok. E quindi un po' credo che sì, insomma, non abbia rifiutato l'idea del matrimonio. La testa e gli studi dicono altro. Una delle ragioni per le quali le donne avevano difficoltà poi ad affermarsi nei campi professionali era proprio la famiglia, come lo è tuttora. Va detto però che c'era una legislazione molto restrittiva. Le donne non potevano vivere sole, dovevano dalla nascita alla morte essere accompagnate da una figura maschile, fosse il padre, il fratello, il marito, che ne prendesse la tutela giuridica. E quanto a Plautilla Bricci, noi evidenze che lei si sia sposata ovviamente non ne abbiamo, e lei vive sempre, prima con la famiglia d'origine, rimane a vivere con il fratello, la Rione Regula si sposta in Trastevere, sempre accompagnata dal fratello, fino a che gli ultimi anni della sua vita noi perdiamo completamente le tracce. Cioè, quando muore il fratello nel 90, noi non abbiamo più notizie di Plautilla Bricci, spariscono, come se una donna nel momento nel quale perdesse, no, la protezione di un uomo, perdesse automaticamente anche la sua dignità anagrafica, e quindi ragionevolmente spende gli ultimi anni della sua vita in un convento, ma perché, ripeto, da sola una donna non poteva assolutamente vivere. Ne stiamo parlando come architettrice, però mi è chiaro che aveva delle competenze in ambito artistico ben più ampie. Nell'ambito della pittura, in alcune targhette si parla di inventò e in altre di dipinse. Perché? Era una pratica comune nelle botteghe, no, dove si entrava e si cominciava a capire come preparare i colori, fino appunto ad uscire dalla bottega dopo degli anni di preparazione in grado di poter disegnare e dipingere. L'atto del dipingere in sé non necessariamente prevedeva l'invenzione del soggetto. L'invenzione del soggetto era
la caratteristica del grande maestro. Del maestro. Perché non sono esistite grandi donne artiste. Una delle risposte è perché le donne non venivano considerate in grado di inventare un soggetto. E quando le artiste, anche gli uomini, ma noi stiamo parlando delle donne, firmano inventò, significa che siamo di fronte ad una maestra. Arrivò a dire inventò, quindi siamo anche di fronte a un atto di orgoglio. Questo mi colpisce molto, perché noi adesso nel 2024 facciamo a volte un po' fatica, e dunque giungo forse alla domanda che incuriosisce tutti fin dall'inizio: la parola architettrice. Nei documenti del 600 che la riguardano, ed è appunto un atto notarile, dicevamo prima, no, dei documenti, c'è scritto Plautilla Bricci architettrice, ed è una parola che esisteva comunemente nella lingua italiana, posso dire fino agli anni 50 del Novecento. Cioè noi l'abbiamo dimenticata, ma è una parola che esiste e deve avere tutta la sua dignità nella lingua italiana. Non voglio entrare, diciamo, nella polemica se oggi le donne si debbano o non debbano chiamare architette o architettrici, però voglio difendere la bellezza e la ricchezza della nostra lingua, dicendo che è una parola che esiste, esisteva, e che come tale dobbiamo utilizzarla senza cadere in polemiche inutili. Sì, che l'importante è che esista la professione. Abbiamo dimostrato ampiamente che le ragazze possono dare grandi risultati. Poi la lingua si evolve anche riconoscendo queste professionalità. Insomma, come sostengono appunto i linguisti, sono i parlanti che fanno emergere un termine o l'altro. Paradossalmente potrebbe anche rimanere solo il maschile se questo non implicasse l'assenza delle donne architetto. Alla fine, quando diciamo guardia, nessuno pensa per forza a una guardia maschio o una guardia femmina, è una professione. E accennavi in altro momento che stai sviluppando un progetto internazionale rispetto a Plautilla. Sì, sto studiando e sto scrivendo la versione internazionale dell'opera della vita e dell'opera di Plautilla Bricci, perché io non distingo le due cose. Cioè Plautilla è diventata architettrice perché ha avuto una vita di sfide, ha combattuto e superato degli ostacoli, e quindi senza conoscere quel contesto lì e non capiremmo esattamente la sua importanza. Grazie nuovamente. Sono io che ringrazio te, ringrazio per avermi invitata. Rotolare tra puntini non soltanto è divertente, ma unisce mondi, e attraverso l'unione si creano cose belle. Quindi grazie, buon lavoro. Siamo tante ruote quadrate che adesso conoscono anche Plautilla e te. A questo punto la parola architettrice dovrebbe risultarvi più familiare. Guarda, per esempio a Roma c'è stato recentemente un convegno a tema architettrici organizzato dal Demanio, e sono stata felicissima di poter partecipare, dove tante donne che si occupano di architettura e di costruzioni anche nell'amministrazione pubblica si sono confrontate. È un segno importante, cominciamo a essere tante, avere ruoli anche diversificati, e questa è una grande ricchezza per tutti noi. Ringrazio Michela Ekstrom ed Ernesta Caviola dell'Associazione Architettrici che mi hanno concesso di usare alcune immagini che vedete in questo video. Qualche testo per andare a approfondire ulteriormente. Prima di tutto gli studi della professoressa Lollobrigida, poi testi di Yuri Primarosa come Una rivoluzione gentile, ma parallelamente vi invito anche ad andare a sondare testi che non parlano specificamente di Plautilla, ma più in generale delle donne nell'arte, delle donne nella storia. Per esempio Melania Mazzucco, che abbiamo incontrato all'inizio con il romanzo L'architettrice, ha scritto un interessante libro che si chiama Self Portrait, dove parla di donne che hanno dipinto donne nelle varie fasi della loro vita. Oppure potete visitare mostre come Le signore dell'arte, di cui questo è il catalogo. Si parla di artiste famosissime come Artemisia Gentileschi o meno note, e ovviamente anche della nostra Plautilla Bricci. Eretiche, donne che riflettono, osano, resistono. Come Eretiche, Morgana di Michela Murgia. La Murgia raccoglie storie di donne particolari. Lei dice storie di ragazze che tua madre non approverebbe. Tra queste Zaha Hadid, famosissima architetta morta pochi anni fa, che non solo ha ridefinito i canoni dell'architettura, molto particolare, non sempre facile, non sempre condivisibile, ma sicuramente meritevole di essere conosciuta.
Leggeremo dunque ora 5 minuti da Morgana di Michela Murgia. Vedrete scorrere immagini diverse, compreso il Maxi di Roma, che è una delle opere più famose di Zaha Hadid in Italia, e la Torre Generale a City Life a Milano, famosa per nascere attorcigliata e poi svilupparsi in una linea bella verticale. Se vi sta piacendo il video e volete supportare il canale, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi! C'è stata una donna che non si è limitata ad applicare le regole che ha trovato, magari mettendoci un po' del suo, ma ne ha ridefiniti i confini, reinventando l'idea stessa dello spazio. Per farlo ha dovuto fregarsene dei fallimenti e considerarli un incidente di percorso necessario. Del resto, quando sei proiettata nel futuro e puoi dare una forma a ciò che esiste solo nella tua mente, devi correre infiniti rischi. È per questa temerarietà che Zaha Hadid è stata la prima donna ad essersi guadagnata un neologismo, quello di Archistar, usato fino a quel momento solo per gli uomini. Per 10 anni è dileggiata con l'appellativo architetto di carta, perché i suoi progetti, per quanto premiatissimi, rimangono appunto sulla carta, troppo visionari, astrusi. Perché attenersi all'angolo di 90 gradi quando ce ne sono disponibili 359? Prendete un paesaggio naturale, non c'è nulla di regolare o piatto, ma tutti trovano questo luogo molto piacevole e interessante. Penso che dovremmo cercare di ottenere la stessa cosa con l'architettura nelle nostre città. Non le interessa affatto risultare accogliente, né come architetto né come donna. Il suo aspetto è maestoso, la voce profonda, i suoi colori sono forti, quasi violenti. La sua storia comincia a Baghdad, in Iraq, 1950. Zaha nasce fortunata, con una madre che ha ascendenze principesche e un padre industriale sunnita che appartiene alla classe dirigente. La folgorazione per l'architettura e il design le arriva a 10 anni. C'è un stupefacente scambio fra terra, acqua e natura che si estende fino a incorporare edifici e persone. Penso che forse al centro del mio lavoro ci sia proprio il tentativo di catturare quella dinamica continuità. La donna che diventerà uno dei più importanti voci dell'architettura del mondo si laurea in matematica all'American University in Libano. La geometria la userà per capovolgere le regole studiate. Nel 1972 si iscrive all'Architectural Association di Londra, dove si laurea nel 1977. Sapevo quello che volevo fare, ma non potevo farlo nel modo convenzionale, perché con i metodi tradizionali non riuscivo a rappresentarlo. Così ho cominciato a ricercare un nuovo modo di progettare. Apre il suo studio a Londra, dove continua a disegnare i suoi progetti apparentemente impossibili. Nello studio della signora Hadid il numero di ingegneri informatici supera quelli degli architetti puri. Nel giro di pochi anni lo studio assume proporzioni gigantesche e fattura qualcosa come 300 milioni di sterline. Zaha è cresciuta con un'educazione cosmopolita, dove predomina l'elemento culturale occidentale. E questo l'ha sempre resa una non appartenente, troppo araba per gli occidentali e troppo occidentalizzata per il mondo di partenza. Zaha ha sempre rivendicato questa sua alterità. Quando qualcuno ha provato ad affibbiarle l'etichetta di musa ispiratrice per le donne arabe, lei semplicemente si è scansata, perché la sua rivoluzione, tutta personale, è stata quella di credere esclusivamente nel talento. Tra i costi personali rientra probabilmente il sacrificio di una vita privata tradizionale. Zaha ha spesso 2 fidanzati per volta, ma nessun marito e niente figli. Per nessun uomo del suo livello di successo è stato mai un limite la paternità, e lei ne è conscia. Nel 2008 la rivista Forbes la inserisce nella classifica delle 100 donne più potenti del mondo e nel 2010 Time la nomina tra le 100 personalità più influenti dell'universo globo. C'è però una linea sottile tra la definizione di visionaria e quella di pazza, e lei su quella linea cammina in tacchi alti per tutta la vita. Il suo talento è bollato come virtuosismo egoriferito, un delirio di onnipotenza dove la praticità e l'efficienza soccombono come soldati in guerra. I suoi progetti inoltre sono carissimi. Morirà all'improvviso il 31 marzo del 2016 senza lasciare a nessuno il tempo di abituarsi all'idea che se ne stia andando. Ha 65 anni e l'infarto fatale le arriva mentre è ricoverato in un ospedale di Miami per curare una comune bronchite. Al momento della morte ha 37 progetti aperti in 22 paesi, tra cui Cina, Russia, Stati Uniti e Medio Oriente. Alberto Arbasino, in una celebre intuizione, scandì il percorso per diventare maestri in 3 tappe. Il talentuoso comincia da giovane promessa, vive da solito stronzo e alla fine diventa venerato maestro.
Lo scrittore si è però dimenticato di dire che la parabola vale solo se sei maschio. Se sei donna, essa è probabile che resterai solita stronza per sempre, specialmente se avevi i numeri per essere maestra fin da subito. Questa guerra viscerale alle donne che ce la fanno è intimidatoria verso tutte quelle che vogliono provare a farcela. Come tutte le persone che tengono insieme i propri frantumi, Zaha non poteva essere avvicinata senza vederne i lati taglienti. Valeva però la pena guardarli. Abbiamo letto qualche pagina da Morgana di Michela Murgia. Io vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando pollice in su e vi lascio con 2 video. Ellittico, che parla non solo della forma dell'ellisse, ma anche di architettura che ha a che fare con l'ellisse e di usi diversi, usi in grammatica. Andate a scoprire. Secondo libro, Ruba come un artista, l'approccio degli artisti a ciò che li circonda che possiamo fare nostro ogni giorno. Ciao!